Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Ragazzi, quest'oggi farò un dolce tipico di Capena, perché io l'ho sempre mangiato da mia zia a Capena quando ero bambina e quindi automaticamente mi è venuto in mente che lei lo faceva durante le feste. Allora, per la Befana, per l'esattezza, però anche per Natale. Questo si chiama serpentone. Praticamente è una sfoglia ripiena di mandorle, noci, buccia grattata di limone e mandarino, cioccolato, rum, zucchero, ogni ben di Dio. C'è chi ci mette anche il miele, infatti io ci metterò qualche cucchiaio di miele, ma subito, immediatamente, vi vado ad elencare gli ingredienti. Allora, per l'impasto abbiamo 250 grammi di farina, un uovo, scusate sono raffreddata, c'ho il fiatone, un uovo, non si vede ma è bianco, c'è, giuro. Poi abbiamo 30 grammi di zucchero semolato, quello normale, un pizzico di sale, un cucchiaino di cannella, un cucchiaio di rum e una bustina di vanillina. Oppure se volete potete mettere anche la stecca di vaniglia, non mi veniva la parola. Poi abbiamo anche 60 grammi di vino bianco, bianco mi raccomando è importante. Poi successivamente per il ripieno abbiamo 70 grammi di cioccolato fondente, io avevo le gocce di cioccolato quindi userò queste che tanto andranno a frullare, le dovrò frullare dentro al mixer insieme allo zucchero e alle mandorle e le noci. Le mandorle erano quelle con la pellicina, ora io le ho pelate, poi l'amore mio vi metterà nell'info box anche la ricetta di come si pelano le mandorle e le ho tostate in forno per 10 minuti a 180 gradi. Poi abbiamo buccia del mandarino e del limone e 4 cucchiai di rum. Detto questo, vado ad unire tutti gli ingredienti per fare la sfoglia che dovrà riposare 30 minuti sotto pellicola e ci rivediamo qua a sfoglia pronta. Eccolo qui, il nostro impasto è pronto. Adesso io lo vado ad impastare un pochino sul piano di lavoro, poi lo metto in un sacchetto sotto pellicola e lo faccio riposare per 30 minuti. Nel frattempo mia nipote ha scoperto lo zucchero. A dopo. Allora, ho messo noci, mandorle, gocce di cioccolato e zucchero dentro al mixer e adesso li andrò a frullare grossolanamente. Mi raccomando, non devono essere finissimi. Credo di aver dimenticato di dirvi che servivano nell'impasto 30 grammi di olio. Scusate, mi muovo, ma allora, per sicurezza vi vado ad elencare di nuovo tutti gli ingredienti. 250 grammi di farina 00, un uovo di media grandezza, 30 grammi di zucchero, 60 grammi di vino, 30 grammi di olio d'oliva, un cucchiaio di rum, un cucchiaino di cannella, della vanillina. Questo è per l'impasto. Ora vi dico quello che serve per il ripieno. 200 grammi tra mandorle e noci, 130 grammi di zucchero, 70 grammi di cioccolato fondente, 4 cucchiaini di rum, la scorza di un limone e di un mandarino grattugiati. Ok? Mi raccomando, scusatemi per la piccola svista, può capitare, chiedo venia. A dopo. Eccoci qua, è passata una mezz'ora abbondante e a questo punto metto un pochino di farina sul piano da lavoro. Nel frattempo sono arrivato anche io. Eh sì, che è fondamentale, perché i video come li fa lui io non riesco a farli. Metto la pasta qua, che si è riposata ben bene, e adesso la vado a stendere. Mi servirà anche un uovo per spennellare poi la pasta per sigillarla. È la prima volta che mangio questo dolce io. No, io no. Quando ero ragazzina, sta Stefania me li faceva sempre.
li portava sempre. A papà piacevano tantissimo. Io non sono convinto. Che cosa? Dovrò assaggiare. Beh, ovvio. Manfredo c'è qui che miagola perché lui è molto Ghiotto. di questi dolcetti natalizi. Ma non li può mangiare. Per lui il Natale è una delle feste più belle. Ma che dici? Ok, adesso la stendiamo bene anche qua. Questa è stesa. La tiriamo in maniera che diventa un pochino ovale, ok? Quindi o in un senso o nell'altro. Ovalizzatela. Sì, esatto. Ora vado a mescolare gli ingredienti, metto il rum, nello zucchero, cioccolata, mandorle e noci, prendo la mia grattugia magica e vado a mettere la buccia del limone sulla parte gialla, mi raccomando. Il ripieno è notevole, com'è? Ripeti un po'. Questo ti piace? Cioccolato, zucchero, mandorle e noci. Ma in realtà questo è il ripieno che ho scelto io. Certo. Non è... Hai scelto bene. No, lo so, lo so che ho scelto bene, perché tanti mettono anche le prugne, i fichi secchi, e io so benissimo che a lui non piacciono, e alcuni mettono l'uva passa, e figuriamoci se a lui piace. Passa. Passa, è inutile che... Lo lasciamo passare. Ecco qua. E adesso tutto questo intruglietto va lì dentro? Sì, l'intruglietto. Beh, Sì, va dentro. Ecco qua, prendiamo un cucchiaio. ha una logica, va messo in una certa maniera o fatta così come dicono a Parigi alla volemo se bene? Alla volemo se bene, no. Bisogna metterlo per tutta la sfoglia e lasciare un bordo di circa 2 centimetri, che poi andremo a spennellare, come vi dicevo, con l'uovo, perché questo poi dopo deve essere sigillato. Quindi lo metto tutto al centro e poi piano piano mi allargo. Ci vediamo a impasto allargato, a ripieno allargato. A ripieno allargato. Ora, questo è facoltativo, ma io ce lo metto. Qualche cucchiaiata di miele, così. Tanto per dare il sapore e amalgamare bene. Esatto, bravissimo. Vedi che, ogni tanto impari qualcosa. Poi mi dice, ma io non sono capace. No, che non ti va. Non è che non sei capace. Io in cucina ho il mio ruolo. No. Tu saresti capace, che ti piace, è più comodo farlo fa l'altro, vero amore mio? No. Sì. Allora, abbiamo qua il tuorlo d'uovo. Lo sbattiamo ben bene. E andiamo a spennellare tutto il bordo. Molto molto bene. Lo dobbiamo sigillare, ok? Come si fa con i ravioli quando bisogna chiuderli? Bravissimo, là con l'acqua, qua con l'uovo. E poi lo dobbiamo arrotolare, ok? Quindi facciamo il nostro serpentone. Io lo faccio così. Sicuramente la ricetta originale è fatta in un altro modo, Vabbè, poi te la passiamo, non è che... no, nel senso, non è questa la ricetta originale sicuramente. Però è un'ottima ricetta, si può dire? Beh, spero di sì, me lo auguro. Dillo tu, io non lo dico, non mi sbrodolo. Vedremo. Perché si dice che chi si loda si sbroda, no? Allora ho voluto fare la battuta, si è capito? Ha fatto la battuta. Si è capito?
Adesso lo compattiamo in questo modo, in maniera da allungarlo un po'. Sigilliamo anche le punte, perché sennò, ragazzi, esce fuori tutto. E diamo proprio la forma della coda e della testa. Quella un po' più cicciotta, eccola qui, è la testa. E la coda la facciamo un po' più fina, va bene? Perfetto. Adesso che dobbiamo fare? Prendiamo la teglia Alziamo sta chilata. di roba, ecco qua, e mettiamo il nostro serpentone proprio a forma di serpente. Se volete, che non vi piace questo, tra parentesi, rinnaccio, potete girarlo, guardate, è semplice. Ecco, grazie amore, che forse Sì. magari, ecco, Sembra un pitoncino. è un pitoncino di quelli albini. Sì. Lo ricompattate in maniera che così ridate la forma allungata. Adesso questo in forno per... Questo per 40-45 minuti, dipende dai forni, col forno già a temperatura a 190 gradi, ma prima dobbiamo decorarlo. Ah, c'è anche la decorazione. E certamente sì. Allora, intanto facciamo proprio il serpente arrotolato. Eccolo qua, bellino lui. Scusate, ma io sono raffreddatissima, perdonatemi. E come si decora? Ora vi faccio vedere. Prendiamo una mandorla e ci facciamo la lingua. Dovrebbe essere la lingua, un po' grande, diciamo, come lingua. Poi prendiamo delle goccine di cioccolato e ci facciamo gli occhietti. Hai capito? Eccoli qua gli occhietti. Voilà. È carino, dai, su, tutto sommato. Gli è venuto uno squarcio qui nel mezzo, però vabbè, dai. Ok, Ok. adesso in forno. Adesso lo spennelliamo con l'uovo. Ancora. Oh, ma avete fretta, vai, ma che c'hai oggi? Vado corsa. Che poi ci dicono che siamo lunghi, però Ho dobbiamo far ho vedere ogni capito, ma passaggio. dobbiamo Hai far- ragione, hai ragione. Io già ho saltato alcuni passaggi per accelerare il video, cioè, mo questi non posso, Come il signore che per fare il latte ha detto che ci vogliono pochi minuti. per fare il latte e il formaggio. Sì, Formaggio e ricotta ci vogliono pochi minuti. è certo che ci vogliono pochi minuti. Chissà che bel formaggio e ricotta verranno a lui. Con la lingua ci vogliono pochi minuti. Il problema è che con le mani ce ne vogliono di più. È sempre quello il discorso. Allora lo spennelliamo tutto, poi lo mettiamo in forno già a temperatura 190 gradi, 40-45 minuti. Non vi faccio vedere tutta la spennellatura perché mi va in ansia. A dopo. A dopo. Eccolo qui. Il nostro serpentello è pronto. Non resta che aprirlo, tagliarne un pezzo. È ancora caldo, quindi fuoriesce un pochino di interno normale. Un attimino. Eccolo qua. Wow, guardate che bello. Non lo mangio subito perché è bollente, ma sono sicuro che piacerà a tutti. Questo, ragazzi, si mantiene anche 15 giorni se voi lo mettete in pellicola o un sacchetto per alimenti e lo tenete in un luogo fresco. Ragazzi, buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao! Ciao a tutti!